Bene, affezionati di BR Store e innamorati del folletto. Vediamo oggi come cambiare lo scheletro a un folletto 150. A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Allora, la parte più complicata da sostituire è ovviamente la parte posteriore, cioè ovvero lo scheletro portante della macchina. Si rompe mediamente nella parte superiore, qui vicino al manico, che è la parte dove c'è più stress per quanto riguarda l'utilizzo, ovvero quando il manico è completamente allungato, sulla parte superiore c'è molta leva. Difatti stiamo già vedendo che questa parte qui, in questo folletto in particolare, fa molto gioco. Difatti abbiamo preso un folletto già usato su cui dobbiamo sostituire l'intero scheletro. Allora, la prima cosa da fare è togliere l'unità filtro. Apriamo, prendiamo in maniera salda l'unità filtro e facciamo leva. Ha questi due gommini che vanno semplicemente estratti, quindi si estraggono con un po' di forza. Togliamo il filtro e iniziamo a svitare le viti poste lungo tutto quanto lo scheletro posteriore. Per farlo abbiamo bisogno di una chiave Torx T10. Noi stiamo utilizzando adesso l'inserto, trovate sia l'inserto che il giravite sul nostro store nel caso in cui ne abbiate bisogno. Proseguiamo adesso a svitare tutte quante le viti. Allora, giriamolo. Questa parte qui è un po' delicata. Dovete premere prima il pulsante verde, tirare la calotta verso l'alto e arrivati in questa posizione premete anche l'altro pulsante, aprite ancora un po' e sfilatelo verso il bastone, in questa maniera. Perché questo passaggio? Perché ci sono questi due dentini che posti sulla parte superiore, nel caso in cui si fa un movimento, diciamo si forza un po', possono spezzarsi. In questo caso per noi non è un problema perché, come vediamo, la calotta è rotta in più punti, quindi c'è bisogno di sostituirla per intero. Prima di metterla da parte, visto che dovremmo cambiare anche il frontale, possiamo togliere la mascherina bucata. Come facciamo? Dietro ci sono due pulsanti, uno sta qui e l'altro è nascosto dalla tela. Facciamo un po' di leva. Una volta che si è sganciata andiamo anche sull'altro pulsante, premiamo un po'. Fatto questo sganciamo prima il fermo qui di lato, poi l'altro. Questa la mettiamo da parte perché la riutilizzeremo. Ora, qui c'è bisogno di, oltre un po' di pulizia, c'è bisogno di togliere i residui della calotta vecchia. Gli altri due sono posti qui sotto. Ora dobbiamo tenere ferma la parte bianca e ci aiuteremo con una pinza. E nel frattempo giriamo e svitiamo la vite incastrata. Stessa cosa per quella di sopra. Ok, togliamo quello che non ci serve e recuperiamo tutte quante le viti. Quando fate queste operazioni, prima di acquistare i ricambi che vi servono, vi consigliamo di smontare prima il vostro folletto per rendervi conto di quello che vi serve effettivamente, che nel caso in cui doveste perdere le viti abbiamo anche le viti di ricambio. Allora, fatto questo lo teniamo comunque sempre di scorta perché ci servirà successivamente. Ora iniziamo. Sganciamo prima la scheda elettronica, mettiamoci comodi e togliamo anche tutto quanto il blocco motore. Basta semplicemente tirarlo verso l'alto. Ora proseguiamo con la valvola di sacchetto pieno, va sempre sfilata, è semplicemente incastrata con dei dentini. Sfiliamo anche tutto quanto il tubicino e mettiamolo da parte. Ora passiamo al cablaggio.
va sganciata la molletta, c'è un fermo qui, quindi aiutatevi con una pinza e tirate verso il basso. Sfilate tutto quanto il cavo. Ora c'è la forzettiera qui in basso, tiratela fuori con il fermo, premetelo e tirate. Questo, diciamo, è il cablaggio che fa parte dell'interruttore, che è posto qui dietro, quindi per ora lo sfiliamo in maniera tale da avere il cablaggio inferiore comodo per poterlo estrarre. Allora, il cablaggio è fermato da due mollette, una qui, due fermi, scusate, 1 e 2. Tirateli verso l'esterno e sganciate il cablaggio. Questo qui è il cablaggio intero. Mettiamolo da parte. Ora, questa è la valvola, il soffietto, sganciatelo. Guardate, c'è soltanto un piccolo perno che si tiene al condotto di aspirazione. Sfiliamo ora il condotto. Allora, non si sfila perché è rimasto incastrato una vite, quindi sfiliamo prima la vite. E tiriamo via anche il condotto. Mettiamolo da parte. Ora, per sganciare il soffietto viene bloccato dal fermo qui davanti, questo nero. Come facciamo per estrarlo? Allora, con una pinza premiamo verso il basso, quindi dobbiamo stringere un po' il fermo e sfilarlo dal basso. Questa è la parte che tiene fermo il soffietto. Mettiamolo da parte e ora andiamo a togliere prima l'asta di sgancio della spazzola, che è questa qui lunga, poi l'avvolgicavo e ora andiamo alla parte più delicata dello scheletro, ovvero dobbiamo togliere il bastone. Come facciamo? Allora, normalmente ci possiamo aiutare con una fascetta, una comune fascetta. Se non avete una fascetta, insomma, trovate qualcosa che più assomiglia a una fascetta, cioè deve essere fina, deve essere lunga e larga circa un 4 mm. Tenendo fuori i due fori del bastone, andiamo a inserire la fascetta nella parte più interna del manico, in questa maniera. Se vedete che fa forza, se c'è qualche impedimento, dovete fare più tentativi. Una volta che l'avrete inserita quasi tutta, tenete fermo lo scheletro con una mano e con l'altra tenete ferma sia la fascetta e sia il bastone. Fatto questo, bisogna tirare con un movimento deciso il bastone. Fatto. Perché questo movimento? La fascetta va a fare da spessore su questa parte qui grigia, che in pratica è il fermo che non permette al bastone di estrarsi durante l'utilizzo. Quindi la fascetta sostanzialmente deve andare a capitare in questa posizione. Una volta estratto il bastone, mettiamo da parte anch'esso, giriamo. Ora andremo a sfilare il coprimanico, che è questa striscia lunga qui dietro. Come facciamo? Allora, la prima cosa da fare è mettere l'interruttore sulla massima velocità. Poi con un cacciavite spaccato andiamo a fare forza su questa parte qui, su questo incasso. Dobbiamo tirare sia verso il basso e nel contempo verso l'alto. Fatto questo, cioè una volta che si è sganciato, andiamo sulla parte bassa, inseriamo il giravite sulla parte superiore dell'interruttore, tra l'interruttore e il coprimanico. Fate attenzione a questo movimento, perché se inserite il giravite nell'interruttore lo rompete. Fatto questo, inseritelo e iniziate a fare un po' di leva. Una volta che si è sganciato, andiamo a sfilare il coprimanico dalla parte superiore.
Ora rimuoviamo anche l'interruttore. Stiamo attenti a non sganciare l'asta di trasmissione. Ora andiamo a buttare il nostro scheletro. Prendiamo ora il nostro posteriore. Allora, dobbiamo iniziare a rimontare il tutto. Da dove partiamo? Allora, teoricamente dovremmo rifare tutto quanto il processo inverso, quindi ripartiamo dall'interruttore e dall'asta di trasmissione e lo andiamo subito ad alloggiare. Installate l'interruttore, ovviamente dobbiamo far passare l'asta di trasmissione all'interno della calotta. Nel momento in cui andiamo a installare l'interruttore, facciamo attenzione perché ha una posizione ben specifica, ovvero ci sono queste due linguette che vanno ad installarsi su questi due supporti, quindi non devono stare nella parte più bassa ma dalla parte superiore, deve completamente appoggiare. Rimontiamo il coprimanico, va reinstallato in questa maniera, quindi dovrà passare nella parte interna tra lo scheletro e l'asta di trasmissione. Ora controllate sempre l'interruttore, c'è una guida, quindi in questa posizione dovete far combaciare le linguette del coprimanico. Cercate di inserirlo il più possibile, non completamente però. Allora, innanzitutto iniziamo ad alloggiare perfettamente la parte più interna del coprimanico dentro lo scheletro. Arrivati a questa posizione, controllate subito la parte superiore. Il bordo deve capitare all'esterno e nel frattempo questa parte qui deve capitare all'interno di questa fessura. Come si fa? Premete questa qui verso lo scheletro, con un'altra mano premete questa qui verso il basso e spingete. Questa deve essere la corretta posizione e questo ovviamente il coprimanico deve seguire tutto quanto il cordolo esterno. Ora proseguiamo subito con il manico. Se non avete fatto modifiche né all'interruttore né al bastone, teoricamente se mettete l'interruttore sulla posizione 0, mettete anche il bastone sulla posizione 0 e potete già reinserirlo. Ora proseguiamo, andiamo sempre al contrario, quindi rimontiamo prima il condotto. Rimontiamo la valvola. La valvola bisogna reinserirla nell'apposito buco e premere il più possibile finché non fa lo scatto. Riagganciate subito il soffietto sul condotto. Questa deve essere la corretta posizione. Rimontiamo subito il cablaggio. Si parte dalla parte bassa, quindi sempre verso il condotto. Spostatevi il cablaggio dell'interruttore, assicuratevi che le mollette non si siano rotte, è un movimento molto delicato. Riagganciate la morsettiera e riaccomodate il cablaggio nelle apposite fessure. Ok, questo qui è la corretta installazione, quindi il cablaggio deve stare entro i fermi e passare qui di lato. Andiamo avanti e incastrate per bene il cablaggio. Aiutatevi, ovviamente il cablaggio non deve andare a finire sul cordolo esterno dello scheletro, altrimenti quando rimontate il tutto rischiate di fare danno. Incastrate anche la parte superiore. Riagganciate la morsettiera di alimentazione. Ora
passiamo alla valvola, fate passare il tubicino lungo il cordolo esterno, incastrate, qui c'è un fermo per il tubo, e inseritelo nell'apposito alloggio. Fatto questo, rimontiamo l'asta di sgancio della spazzola. Allora, ha un alloggio ben preciso ed è anche molto nascosto, è qui di lato, è di fianco al bastone. Infilate fino a terra, rialloggiate nell'apposita fessura e controllate che muovendo il pulsante di sopra si muova anche il pulsante di sotto, in questa maniera. Fatto questo, rimontiamo l'avvolgicavo e lasciamo per ultimo il motore. Allora, l'incastro del motore gli incastri sono 4, 1, 2, 3 e 4. In maniera molto delicata reinseritelo nell'alloggio, e la parte che vi bloccherà tutto, e nel caso in cui non si incastra significa che avete fatto male qualcosa, è questa qui, è questo fermo. Questa è la corretta posizione. Se questo entra significa che avete fatto per bene il lavoro. Rialloggiate anche la spugna. Rimontate il pulsante, rimontate anche la morsettiera, incastrate il cavo, siamo pronti per rimontare il frontale. Noi ovviamente ci avvaliamo di un frontale nuovo visto che l'altro era rotto. Allora, il primo passaggio è incastrare i due fermi, quindi vedete anche la posizione con cui lo rimonto. Incastrate prima i due fermi e poi andate a richiudere. La parte che più vi può dare fastidio è la parte qui interna, dove ci sono questi due fermi e vanno reinseriti qui dentro. Quindi fate un po' di forza verso il basso e rincastrate il tutto. Fatto questo, girate, fate l'appello di tutte quante le viti. Ok, ci siamo. Se utilizzate un trapano avvitatore utilizzate una frizione bassissima perché altrimenti si serrano troppo. Ok, è ora della mascherina superiore. Incastrate prima i fermi bassi sia da un lato che dall'altro. Incastrate anche la parte alta. Ok, rimontiamo il filtro e poi l'unità filtro. L'unità filtro è lo stesso discorso di prima, quindi i due fermi vanno reinseriti negli appositi alloggi e in questa posizione bisogna fare forza verso il basso. Ok, ci siamo, possiamo richiudere. E fatto questo abbiamo sostituito lo scheletro ad un folletto 150. Nel particolare trovate il posteriore compatibile sul nostro store www.brstore.com con il codice K0490.